Salve a tutti, welcome, welcome, benvenuti nella casa di Ra. Dopo tanto silenzio sono sparita e ci sono state tantissime cose in questo periodo. La casa di Ra si è spostata, presto ve la presenterò a pochi metri. Sto creando una nuova location e non potevo che stare silente in questa eclissi, perché voi sapete quanto io ami le eclissi, fanno parte di me e assolutamente questi codici che ci arrivano in questo momento così importante per ognuno di noi, questa grande apertura, dove mi hanno portato veramente, pensavo di avere tempo di fare delle cose, invece no. Mi hanno spinto e io sapete che mi affido sempre totalmente, lascio questo fluire, lascio questo sentire e devo ringraziare perché questo luogo che è ancora più vicino alla montagna, sono proprio esattamente di fronte alla montagna in questo momento, dove anche prima ma ora sono molto più in contatto, poi c'è un bellissimo roof e dove ogni momento trovo nuove connessioni, vedo cose nuove. Ciao Cyril, surprise, surprise. E quindi non potevo che oggi con questa eclissi di luna stessi in silenzio. Era ora di rompere questo muro del silenzio e ritornare così a parlarvi brevemente delle mie vision per questa eclissi e di questa luna piena in bilancia, no? Queste maledette relazioni, no? Maledetta relazione con noi stessi, ma anche magiche in questo periodo. Ho ricevuto tanto e ringrazio l'universo per tutto il grande amore che ha per me e quanto io lo ne ho per lui, quanto mi sono affidata semplicemente a chi sono, semplice semplice. Quindi andiamo a vedere perché poi mi emoziono, vedete? E che cosa ci vuole dire questa eclisse? Lasciamo parlare questa eclisse che è stata questa mattina. Mi fate piangere? Ti amo, Ollin. E vi amo tutti, lo sapete. Un attimo di respiro. E dopo tanto tempo, vedete, mi emoziono a ritornare live e a ritornare proprio in questo meraviglioso momento. Potente, no? Quando uno dice bisogna veramente affidarsi, non avrei mai voluto lasciare la mia casa, questo ve lo do come mio esempio personale, perché avevo creato il mio posto, perché mi sentivo a casa e tantissime cose, ma era tempo di cambiare proprio. Guardate, in questo momento in cui c'è questo lavoro sulle relazioni, veramente, il venire qui e trovare veramente questa casina che pensate quanto noi ci blocchiamo, vi faccio questo esempio mio personale, no? Nelle cose della vita, no? E non la volevo nemmeno vedere, me l'avevano già proposto di andarla a vedere, io dicevo no, 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 non voglio vederla. E invece qui è come se io fossi veramente nella mia cupola dorata, nella mia cupola di connessione, come quando ero in Atlantide, e c'è una grandissima armonia, come se proprio ci fosse una grandissima pace, una grande armonia e l'amore veramente fluisce, tutte le cose stanno arrivando veramente con un bilanciamento assurdo, quindi veramente affidatevi a voi, lasciatevi portare, non siate così rigidi, non siate così che non volete vedere le cose, non intestarditevi a piangere che le cose non arrivano, che non ci sono.
È esattamente così che funziona. Lasciatevi portare, perché io ora sono veramente qui e ringrazio. E ogni attimo guardo la montagna, vedo un portale, vedo un tempio sommerso, poi ve la presenterò più avanti. Ciao Paola, benvenuta. Ciao Alessandra, ciao a tutte. E quindi affidatevi, guardate veramente, come dico sempre, il grande disegno. E qualcuno mi risponde, ma che disegno, no? Perché siamo veramente assolutamente nella mente, nel controllare, con il controllo della nostra vita, che non possiamo mollare la cosa. E c'è un disegno proprio che si espande, no? Da quella quale sono. Io vedo le cose molto più grandi ora e mi affido a quello che c'è. Ciao a tutti, ciao Paola, ciao Fabriana, grazie a tutte. E quindi guardate quel disegno che è il vostro personale disegno, non è il disegno di nessun altro. E questa eclisse proprio vi vuole mostrare un grande disegno, che quello che state vedendo con i vostri occhi, che credete di vedere, non è così. Andate al di là, quando vi dico passate oltre lo specchio e andate oltre, andate a vedere. È quello. Fate cadere tutte le maschere, fate cadere tutti i veli. E veramente questa eclisse mi dice essenza, stare veramente nell'essenza, e fidarsi veramente di noi, ma soprattutto rispettatevi. Questa è la grande voce che dice rispettate voi stessi, perché solo rispettando noi, rispettando tutto quello che ci sta accompagnando, possiamo veramente passare oltre e andare dove c'è quella lucina, dove sempre vi dico credete, 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 non smettete mai di credere, ok? Perché nulla è per noi, nessuno ci rifiuta, nessuno ci abbandona, perché Maria Teresa mi fa piangere di nuovo. E perché veramente ci porta esattamente dove dobbiamo essere, ci porta esattamente a stare nel nostro centro, qui. Io sono qui e nulla mi muove, perché mi fido di me, mi fido di questo percorso e mi fido di questo disegno dove posso vedere veramente un grande arcobaleno. Scusate, mi ha fatto piangere. E in questo periodo veramente la mia connessione con la luce è talmente forte e mi parlano così tanto che mi commuovono ogni momento. Quindi andiamo a vedere questa eclisse, cosa ci vuole dire, qual è il messaggio. Il messaggio è proprio di togliere le maschere, di destrutturare. Voi sapete che per me non esistono barriere, non esistono borders, perché mi fido dell'essenza, mi lascio portare e vi chiedo, mostrami il mio disegno, mostrami dove devo andare, mostrami qual è il posto per me, ok? E prendete, prendevi tempo, smettete di correre, di correre, di correre così tanto, prendete tempo. Non c'è nulla che perdiamo. Ricordatevi che se non prendete un'occasione ora, in questo momento, tornerà, se per voi torna, ok? Non vi sto dicendo di rimandare, però cercate di esserne certi, cercate di sentire se è veramente quello che volete, ok? Sì, Alessandra, non mi fare piangere di nuovo perché oggi c'è una lacrima facile. L'eclisse mi tocca profondamente, sapete che io sono nata in mezzo a due eclissi, quindi sento molto profondamente. Allora, guardate, questa eclisse dice che si aprono nuove strade dove noi possiamo manifestarci, ma dobbiamo veramente destrutturare, cioè portare giù quelle basi. Non smetterò mai di dirvi portate giù quelle basi, perché io che sono riuscita a portare quel fuoco qui sulla terra, solo in quel momento in cui mi sono riconosciuta e ho capito chi ero, allora ho cominciato a fluire. E riuscirete a manifestare veramente voi stessi. C'è ancora qualcosa, questa eclisse ci chiede di buttare giù veramente dei muri per fare in modo di poter guardare e vedere veramente
il nostro disegno. E proprio dovete fidarvi, dice queste crisi, fidatevi del vostro potere, fidatevi di quello che portate qui ogni giorno e guardate la nuova chiamata, c'è come il vecchio che si sta ancora chiamando, sta tirando per i capelli, ma non giratevi, andate avanti, guardate quella luce che vi dico sempre, io credo, perché no? Perché non può essere così, ok? Ma senza avere aspettative e senza manipolare. E veramente vi sta chiedendo questa eclisse la fiducia, un'estrema, estrema e profonda e profondissima fiducia. Vediamo un po' che aiuti ci vuole dare questa eclisse. Bene, sono contenta che tuo marito pianga, Sabrina, perché vuol dire che ha iniziato a lasciare il sentire. Abbiamo sempre paura di sentire, quanta paura abbiamo di sentire, perché noi siamo a bassi sento, dopo mi giudicano. Chi se ne frega, scusatemi ragazzi, ma chi se ne frega. Siate voi, siate così, siete belli per come siete e lasciatevi veramente accompagnare da questo momento cosmico potente, ma che ci vuole portare proprio sotto la luce che siamo noi, no? Destrutturante. Guardate un po' che arrivano proprio le influenze cosmiche, no? Senza farlo apposta, no? Come nostro aiuto, no? Dove veramente c'è quest'unione tra la dea della giustizia, la dea Matta, la dea del cuore con la piuma in testa e il dio Tot, che è il dio dei desideri, che è il dio dell'impossibile, il dio della matematica, che usa questo bilanciamento tra la testa e il cuore ed è assolutamente centrato per fare che cosa? Per avere veramente quella rinascita e ascoltate il vostro cuore che batte, ascoltate il vostro tamburo che batte. È lì che c'è la risonanza, ognuno di noi ha una musica diversa, non abbiamo tutti la stessa musica, smettiamo di voler essere tutti uno uguale all'altro, che noia, cerchiamo di essere veri, 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 veramente, veramente noi, ok? Bene, allora brevemente 2 parole per ogni segno, perché lo so che lo state aspettando, anche se non è quello che oggi con questa luna piena mi viene da dirvi, ma veramente mi viene da dire amatevi e guardate veramente chi siete. Non abbiate paura di voi, non abbiate paura della vostra bellezza, l'eclisse mi sta dicendo, che è proprio lì, in quel punto esatto, che c'è questo cambio, questo codice che scende per rompere, cosa rompe? Rompe quel guscio dove siamo chiusi dentro, come vi dico sempre, se non apro la mia porta non può entrare nulla, ma se io mi rispetto e cambio la mia energia e sto e mi rispetto e gli altri mi rispettano e gli altri mi vedono, non devo mai scendere, non perché devo essere altezzosa, non per ego, perché devo credere in me, stare nel mio centro. E se non sono pronta a camminare, sto qui, sto ferma un pochino e poi vado e scelgo. Io posso scegliere, ricordatevi. Vediamo 2 paroline per l'Ariete. L'Ariete ha una strada, una nuova strada, guarda un po', che si apre proprio davanti a lui, è anche molto veloce Ariete, quindi quel fuoco portatelo giù, ne abbiamo tanto bisogno tutti. Avete proprio una chiamata della vostra anima che vi sta chiamando proprio per diventare, creare la vostra creazione e per avere veramente quell'inizio dove volete andare. E vi chiedono di rimanere assolutamente nel vostro centro, rimanete proprio nel vostro centro, assolutamente. E cambierete modo di guardarvi, non di guardare gli altri, ma di guardare voi, ok? Portando veramente quell'armonia affinché Arieti le vostre strade si possano aprire. E Toro, Torino, Torello, Torello.
Anche per il toro c'è un nuovo inizio, ma con veramente un cambio. Per il toro è come proprio un cambio totale di destrutturazione, un cambio totale di visione. Voi credevate che le cose fossero in un modo, no, miei cari toro, sono tutti in un'altra maniera, completamente diverse. Ok? Quindi attenzione veramente al disegno che si mostrerà, non giudicati e subito, aspettate un attimo, non mettetevi subito, no, aspettate un attimo e cercate di guardare e di comprendere quel disegno, perché quando lo guarderete non lo capirete subito, il significato è un altro, non quello che state creando con la vostra mente. E proprio c'è proprio un cambio totale, proprio perché dovete credere in voi, è proprio quella fiducia nella sensazione che vi viene da dentro il cuore che batte fortissimo. E ci sono proprio strade che si aprono proprio in armonia, quindi fidatevi, guardate bene quel disegno, toglietevi quella maschera, quel velo che vi nasconde, perché la vostra anima vi sta chiedendo ora, Toro, di portare i vostri doni nel mondo, ma prima per voi stessi. Godetevi di quel profumo che state creando, godetevi di tutto quello che avete intorno e state nella bellezza. Gemellini. Gemellini, è ora di amarsi, 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 amarsi profondamente e veramente solo amandovi e perdonandovi vi sarete nel vostro centro e avrete tutto intorno a voi, tutto è pronto per un grande amore finalmente e anche per voi c'è, guardate, tanto questa eclisse è nuovo inizio, nuovo inizio, nuovo inizio, nuovo inizio, quindi preparatevi tutto a fare qualcosa, dovete iniziare qualcosa che non avete mai fatto, ma datevi la possibilità di farlo diverso, avete tutto a disposizione. Quindi quello che vi si chiede è state nel vostro centro e manifestate la vostra voce, la vostra essenza, quello che veramente credete. Cosa credete? Quello dovete manifestare, ok? E guardate, c'è proprio un togliersi quella maschera anche per voi e avere veramente il coraggio di cambiare opinione, gemelli. Sapete qual è il grande coraggio che dovete avere? Dovete avere quel grande coraggio di dire, e vi guardo negli occhi, scusami, adesso ho capito, ora vedo, ora sento. Datevi il permesso di cambiare opinione, datevi il permesso di cambiare voi stessi, datevi il permesso di sedervi un attimo e dire ok, sono tornato a casa. E cancro, i miei amati cancro, cancretti. Per il cancro mi riconosco e so i doni che posso portare nel mondo, smetto di essere così rigido con me stesso e apro quelle porte a tutto quello che si sta manifestando. Anche qui destrutturare cancro, smettete di vedere le cose come il mulino bianco, che non siamo al mulino bianco, ma siamo qui nella real life, nella vita reale, qui e ora. Ed è bellissima questa vita, ricordatevelo, basta solo che la osservate. C'è proprio un cambio direzione, mi rendo conto che sto andando in una direzione che non è la mia, no, devo cambiare direzione e ho il tempo di farlo, perché cambiando direzione e pensando che posso farlo diverso, mi si aprono tante strade, tante chance, tantissime, ok? E proprio perché io credo, cancro, io credo in me. Cavolo, ma io sono in grado di fare questo, ma io sono capace di fare questo. È proprio la vostra anima che vi chiama e vi chiede di essere connessi tra il cielo e terra in questo momento, in tutto questo movimento che dalla terra al cielo sta andando su e sta veramente muovendo tutto quello che avete dentro. E Lion.
Leone, leone, leone. Leone, anche per voi c'è proprio un rompere gli schemi per aprire le vostre strade, per aprire veramente dove voi volete veramente andare, dove voi volete veramente essere, ok? Quindi è tempo anche per voi di smettere di stare in quelle esteriorità, ma di andare veramente dentro, in quella ferita, in quella piangere, in quel stare a commiserarsi, ma è ora veramente di andare oltre. C'è proprio una strada che si apre veramente, perché io credo in me e mi rendo conto che, cavolo leoni, avete intorno tutto quello che vi serve, non vi manca assolutamente nulla, 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 nulla. Quindi fidatevi di voi, le strade si aprono, vanno percorse in leggerezza e vanno percorse con il cuore aperto, come un fiore di loto che si apre, ok? Io mi perdono e sono umano e ogni tanto posso aver fatto delle cavolate, ma non sono cavolate perché quella strada lì era quello che io dovevo imparare, quello che dovevo superare e ora sono qua. Inizio anche per voi, vedete sempre questa eclissi, dice inizio e cambio completamente, dove la mia anima mi vuole portare, mi fido perché leoni, la vostra anima vuole prendervi per mano e vuole portarvi veramente da un'altra parte, veramente dove voi dovete camminare come ci fosse proprio la bussola che finalmente trova la strada, prima impazzita e ora sa dove vi deve portare. Verginelle, un messaggino dell'eclisse per le verginelle. Vergine, voi avete veramente tutto quello che volete intorno a voi. Dovete solo affidarvi alla nuova strada, alla nuova luce che si accende, quindi seguite la nuova luce e non rimanete più nel buio, il buio, lasciatelo andare, ok? E c'è proprio una grandissima, una manifestazione, qualcosa che si manifesta davanti a voi, ma che dovete proprio fare un cambio. Quando vedete questa manifestazione, ok, davanti a voi, è come se vi portassero veramente a lasciare, a fare un taglio con tutto quello che è stato il passato e affidandovi veramente totalmente a quello che si sta mostrando ora. Ci sarà un disegno vergini completamente nuovo da riportare veramente una grande armonia, un grande bilanciamento dentro di voi e dovete veramente stare centrati e credere, credere, credere. Quello è dove devo andare. Non importa fino a oggi quanti sforzi ho fatto per rimanere in quella strada, la devo cambiare qui, ora e vado, prendo su e vado. Ok? E Libra, con questa full moon. Libra avete tutto intorno a voi, ma necessita un cambio. Questa luna piena e questa eclisse è proprio per rompere veramente una grande struttura e quindi ehm, andate veramente oltre. C'è una chiamata fortissima per nuove strade che si aprono, ma questa volta le dovete guardare, son pronte per voi, okay? E vi è chiesto come un rinnovamento, un grande rinnovamento, è una strada che finalmente come se voi vi svegliaste, vi arriva una secchiata di acqua fredda sulla testa e dite: "Oh cavolo, guarda un po', ma la strada è lì ed è anche velocissima", no, e proprio c'è la vostra creazione, proprio chi siete, la vostra eleganza, il vostro modo di essere, il vostro modo di ricercare per riportare quell'armonia che tanto vi manca nella vostra vita. E sapete per Libra, tiriamo fuori gli aiuti, solo per loro, quindi Moonchild non mi sgridare dopo, non ci sono gli aiuti per gli scorpioni. Guardate un pochino, non a caso, le sacre proposte. Relazioni, relazioni, relazioni. Come si fa qua? E proprio perché qui c'è proprio una grandissima relazione tra quello che è l'invisibile e il visibile, no?
che arriva. E proprio siamo come c'è la dea del cielo, la dea Nut, e il dio della terra, come se voi foste all'interno veramente di una bolla per riuscire veramente a guarire tutto questo, e avete chi vi accompagna veramente il meraviglioso Anubis, il dio del cuore, e il guardiano del cuore che vi accompagna dove c'è la verità, dove veramente voi potete essere in quel campo solo di verità, ok? Sì, esatto, e dopo mi sapete che un child mi sgrida, perché a me no, perché lo scorpione no. E vediamo un pochino con le carte del sole e della luna, guardate un pochino, la coda del dragone, bilance, mollate il passato, mollate veramente tutto, è ora veramente di aprire gli occhi e di essere qui e ora. Scorpioni, attento Moonchild. Lo scorpione ha una grandissima ricerca, qualcosa che va veramente cercato, cosa veramente gli occorre per camminare in questa eclisse, veramente, che cosa veramente vi serve, e vi chiede di rimanere veramente centrati tra cielo e terra, di stare qui nel vostro centro, di stare, di non muovervi, finché non siete pronti a camminare. Osservate, perché tutto si sta muovendo in questo momento, e poi ci sarà il disegno definitivo. Aspettate che tutto si muova, aspettate che questa eclisse proprio porti questo grandissimo terremoto intorno a voi per portare un nuovo equilibrio. Veramente, qui c'è proprio il mi fido di me, mi fido della mia verità, solo la mia verità, solo così io lascio andare e, come dice lo scorpione, muoio e rinasco oggi, ok? Chiudo quei vecchi cicli che non mi servono più, porto quell'armonia in vecchi cicli e mi fido di chi sono oggi e divento morbido e divento veramente flessuoso e lascio che questo vento e questa danza dell'eclisse mi faccia danzare con la terra, veramente, per poter vedere veramente dove sono, perché io credo di essere in un posto, invece sono già in tutt'altro posto. E mi fido di chi sono, finalmente mi vedo. E anche per voi, Scorpioni, nuovo inizio di una strada che va velocissima, come se ci fosse questo cambio, queste crisi, cui dovete stare fermi, proprio perché c'è come un turnover, uno switch, e veramente vedete che la Lamborghini gialla è davanti alla porta che vi aspetta, come dico sempre. Sagittario, sagitta, sagitta. E Sagittario c'è da portare veramente, mettere giù veramente bene bene quelle basi, perché voi siete le grandi imperatrici, voi siete veramente le regine della vostra vita, voi potete stare veramente, potete essere in questo momento super sexy Sagittario, potete veramente stare molto comode, ok? E lasciare intravedere le vostre forme, non solo del vostro corpo, ma anche le forme che avete dentro della vostra anima, tutta la vostra connessione, tutto quello che c'è intorno a voi, e state comodi perché voi sapete esattamente dove volete arrivare, voi sapete chi siete, questo non dimenticatelo mai, che nessuno vi deve mettere giù da quel piedistallo, non perché voi siete su un piedistallo, perché voi siete morbide e nello stesso tempo decise, perché sapete che cosa volete, la luce è con voi, ok? E Sagittario vi viene chiesto proprio di stare nel vostro centro assolutamente, di rimanere mobili, di fidarvi totalmente di voi, una fiducia totale, totale, e di veramente guardare quel maschile che ancora c'è, quella ferita che ancora vi tocca, che invece è lì che vi onora. Guardate che invece di denigrarvi quel maschile vi sta onorando. Attenzione, c'è proprio un cambio totale, no? E voi siete veramente quella visione, voi sapete dove andare, quindi riportate veramente quella
quella nuova visione, quindi è strutturate, state guardando con degli occhi che non sono più i vostri, sono degli occhi di un passato, di una voi che non è più qua, di una voi che avete già lasciato andare, che ha bisogno di rendersi libera perché ha finito il suo ciclo, ha finito di accompagnarvi, ora c'è una nuova voi stesse che arriva per portarvi in tutto un altro campo. E Capricorno, Capricorno anche per voi c'è da portare giù nuove basi, c'è da portare proprio, c'è da radere, Capricorno c'è da radere al suolo e da dire io sono questo. Cavolo, fino a oggi ho creduto di essere tutta un'altra persona, sono rimasta dentro a tutta una gabbia veramente chiusa, come se voi squarciate veramente con la gabbia che vi tiene e vi liberate. Veramente questa eclisse vi sta dando un messaggio molto importante, quindi toglietevi quel velo veramente e fidatevi veramente di quella lucina, come vi dico sempre io, ma perché no? Ma certo che ci deve essere, ma io continuo a crederci anche se tutti mi dicono ma che cosa fai? No, io so chi sono e allora mi permetto di essere veramente semplicemente chi sono con le mie qualità. Smettiamo di chiamarle doni, 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 miei doni, basta. Le mie qualità, cosa mi piace fare, partite da quello, cosa vi piace fare, ok? E allora sì che portate veramente quella grandissima armonia dentro di voi e l'amore fluisce e quando l'amore fluisce voi vi trovate al centro e vi accorgete che quello che state piangendo, che è tutto buio nella vostra casa, invece è pieno di colori, che la vostra casa è un arcobaleno e che intorno a voi c'è veramente tutto ciò di quello di cui avete bisogno, Capricorno. Okay? Acquario, i miei amati Acquario, che con queste eclisse hanno il suo bel da fare. Acquario, per voi c'è semplicemente una ricerca per portarvi al centro. Voglio venire qui nel mio centro e ho tutto intorno a me e tutto ciò che mi serve è qui e ora, non c'ho bisogno di nient'altro, ok? E c'è proprio una strada, Acquario, bellissima. Abbiate il coraggio, non se fate i fifoni, per favore. Abbiate il coraggio di parlare con la vostra voce. Venite fuori, alieni di acquari che siete. Io ho l'ascendente in Acquario, sapete, e non a caso. In questo momento non so che cosa, ho un'energia che mi sta spingendo, ovviamente, la mia eclisse, la nostra eclisse, e veramente venite fuori, parlate la vostra verità. Abbiamo bisogno di avere persone vere adesso che credono, che rispettano, che si rispettano per portare veramente la verità. E a qua guardate, bellissimo, se vi rispettate e dite la vostra verità, voi avete intorno a voi tutto ciò che vi serve, non vi manca nulla e veramente c'è un grandissimo bilanciamento, ci sarà un meraviglioso cambio nella vostra vita perché finalmente vi mostrate per chi siete. Smettete di volere fare i freddi, di volere fare quelli che non sentono, voi sentite profondamente, c'è una sensazione profondissima dentro di voi, molto molto potente, quindi fatecela sentire, ok? Fate sentire quel cuore alieno che veramente quell'amore è un amore che sbarella, come si dice a Bologna, non so se dice in altri posti, ma sbarella tutto esattamente come l'eclisse, ok? Grazie Acquario, vi amo. E pesci, scusatemi, pesciolini. Pesciolini c'è una strada che si apre e dovete solo riuscire a rimanere nel centro, quindi state fermi in questo momento. Pesci viene da dire state bollini, state lì fermini, ok? E veramente ci sono strade che si aprono per voi, quindi osservate tutte le strade, decidete qual è la strada che volete percorrere, andranno tutte bene,
okay, ma scegliete quella che più vi chiama, quella che più sentite in risonanza con voi, okay, e c'è proprio un nuovo inizio per manifestare veramente un nuovo cammino, qualcosa che finalmente si apre e che è nuovo, che è proprio qualcosa che anche vi dà una grandissima gioia, vi dà veramente una grandissima allegria, però fate con calma, come vi ho detto, state calmini. Perché? Perché veramente dovete veramente sentire e vedere proprio quello che è in risonanza con voi. Dovete cominciare a fare un pochino di bilanciamento per vedere cosa vi risuona qui. Quando il cuore vibra, quando questa parte qua vibra, allora sì, sono me stessa, allora sì, mi riconosco. Okay, pesci. Prima non ho per la eclisse, il messaggio dell'eclisse non ho preso una delle carte del Sole e della Luna, quindi vediamo un po' in chiusura questa eclisse cosa ci vuole dire, qual è l'aiuto che ci vuole dare e guardate un po', il lasciare andare, vedete un po', lasciate andare, mollate, 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 mollate perché questa eclisse ci porta veramente a qualcosa di nuovo e quindi richiediamogli anche con le mie bambine egizie che cosa vogliono dirci alla fine di tutti questi messaggi e meraviglia, guardate, è tempo giusto per le direzioni, guarda un po', qui in mezzo c'è Sirio, la stella Sotis, che il secondo sole che emana tutti i raggi per illuminare una strada che noi pensavamo fosse buia, ma che non è buia, assolutamente. E guarda, c'è Amor, il grande amore incondizionato che porta proprio il bilanciamento con chi? Con Conso, con il dio della luna, guardate un po' nelle crisi di luna, il dio della luna, ok? E che fa il dio della luna un deal, stringe un accordo con chi? Con Anubis, proprio dandosi la mano e lasciandosi portare da quel cuore, da quella grande paura che noi abbiamo, no? Di fidarci di quel cuore e di essere troppo emozionali, no? E mentre Amor-Ra ci protegge, questo grande amore incondizionato, questo grande amore, questo perdono che ci protegge per iniziare quella strada. Quindi lasciate andare perché è il tempo giusto per una nuova direzione, per andare dove veramente noi vogliamo essere e dove siamo. Grazie a tutti, veramente grazie. È stato un piacere ritornare e mi vedete un po' più spesso adesso. E vi bacio, non so quando, perché sapete che mi lascio portare, quindi vediamo che cosa succede. Grazie, 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 buona eclisse, buona full moon e ci vediamo presto. Dalla nuova casa di Ra, vedete che tutto qui adesso è tutto giallo, ma ci saranno molte surprise. E da Luxor, dalla grande montagna sacra che è di fronte a me, vi bacio e grazie a tutti. Grazie.